Bentornati su Dentro la Storia, il canale ideale per chi ama la storia contemporanea. Tra l'altro da un po' di tempo vedete che indosso alcune delle polo, i capi di vestiario studiati apposta per lo staff di Dentro la Storia. Se volete saperne di più, se vi incuriosiscono questi capi d'abbigliamento, visitate il nostro spazio shop qui nel canale di YouTube e prossimamente nel nostro sito internet. Oggi vi parlo di qualcosa di completamente diverso. Non parliamo di abbigliamento, non parliamo di moda, parliamo di rondini. Voi direte, ma cosa c'entra la rondine con un canale di storia? Beh, c'entra se il nome rondine viene associato a qualcosa di storico. La rondine è un uccello aggraziato, dalle forme inconfondibili e dotato di un cinguettio caratteristico. È un uccello predatore, si nutre di insetti, principalmente zanzare. Come detto, la rondine è un bellissimo uccello, è un predatore, è un volatile bello ma letale ed è in tedesco. Il suo nome e le sue peculiarità sono perfettamente descritte a livello fonetico dal termine Schwalbe. E non è un caso che lo stesso nome sia stato assegnato al primo velivolo a reazione a uso bellico, sviluppato dalla Messerschmitt per la Luftwaffe nazista. È il 18 luglio del 1942. C'è un pilota, ancora molto giovane, però di grande successo. Ha 30 anni. Si chiama Adolf Galland. È una vera leggenda negli ambiti della caccia. Galland si introduce per la prima volta nell'abitacolo di questo velivolo decisamente diverso dal solito. È un asso dell'aviazione da caccia, Galland. Ha già ottenuto la promozione a generale ed è una leggenda nei cieli, tanto da guadagnare il rispetto degli avversari, gli alleati, e la rancorosa invidia di Hermann Göring, il padre della Luftwaffe, che lo guarda con sospetto. La Germania nazista, in quell'estate del 42, è in guerra col mondo da ormai 3 anni ed è all'apogeo della propria parabola, dominando la scena in Europa e in Nord Africa, mentre ad est si sta puntando verso il Caucaso, verso i pozzi petroliferi. Ma quella è un'altra storia, l'abbiamo già raccontata nel video dell'operazione Barbarossa e nel video di Stalingrado. Li trovate nel canale. Ma quello che a noi interessa è il grado tecnologico raggiunto dalla Germania nazista. L'industria tedesca continua infatti a primeggiare, sfornando prototipi di armi sempre nuove e sempre più perfezionate. Un dettaglio che contribuisce, assieme alla ferrea disciplina e alle tattiche a volte non convenzionali di alcuni comandanti, ai successi della Wehrmacht. Wehrmacht che tra l'altro è molto attenta a ordinare sempre nuovi prototipi e a stabilire sempre nuovi standard di eccellenza nell'ambito della tecnologia. Ecco, nell'aeronautica il regime di Hitler vanta numerosi primati. Per questi vi è la ricerca sui propulsori a getto, quelli che in buona sostanza sono i progenitori dei motori a reazione per aerei e per razzi. E in quel 1942 si è al culmine di una gara d'appalto per la realizzazione di un nuovo aereo davvero rivoluzionario. La guerra tutta interna al comparto tecnologico tedesco vede in prima fila 2 colossi dell'aviazione, la Heinkel, famosissima per i bombardieri, e la Messerschmitt. Entrambe concorrono alla fornitura della Luftwaffe per i mezzi più sofisticati e avanzati. Bisogna dire che i 2 progetti rivali, quello della Heinkel e quello della Messerschmitt, sono piuttosto simili, ma la Messerschmitt ha un asso della manica. Infatti la sua idea a livello tecnologico è di contare su una componente più semplice e modulare, un modo per produrre in larga scala senza perdersi in dettagli troppo costosi o troppo difficili da realizzare. In ballo c'è un affare decisamente allettante, perché ricordate una cosa, la commessa di armi è un business. Le aziende in periodo bellico non producono per la gloria, producono per i soldi, e quando un corpo militare richiede delle specifiche per un nuovo veicolo o una nuova nave o un nuovo velivolo, aggiudicarsi l'appalto di fornitura vuol dire ottenere un ordine sicuro di un grande numero di pezzi con un prezzo già deciso e che viene pagato il più delle volte in anticipo. Quindi è comprensibile perché Heinkel e Messerschmitt si contendano questo affare. L'unico problema di questo nuovo velivolo è che il motore necessita di una lunga messa a punto che viene operata nelle officine berlinesi della BMW. Sì, esattamente, avete capito bene. La BMW, quella che voi conoscete principalmente per le auto o per le moto, in realtà nasce come fabbrica di aerei, o meglio ancora, di motori. Bayerische Motorenwerke, cioè fabbrica
bavarese di motori. Era nata così la BMW nel 1921 e il suo stesso simbolo ricalca l'elica di un motore d'aereo. La fabbrica per i motori aerei si era trasferita da tempo dalla Baviera a Berlino. Ormai aveva soppiantato il resto della produzione, quella oggi la chiameremmo da tempo libero. Comunque, torniamo al nostro velivolo rivoluzionario. Dopo 2 anni il motore è pronto e le 2 culle delle ali del Messerschmitt ME-262, e questo è il nome del progetto, sono pronte ad accogliere i propulsori a getto. Galland freme, è impaziente di provare quel nuovo gioiello che promette autentiche meraviglie. A una prima impressione l'abitacolo del Messerschmitt ME-262 è piuttosto comodo, i comandi sono essenziali e la giornata scelta per il collaudo presenta una situazione meteorologica ideale per il primo volo di un aereo come detto rivoluzionario, che precedentemente era già stato collaudato ma solo con i classici motori a elica, giusto per verificare l'avionica, per verificare la resistenza all'aria. Il decollo del Messerschmitt ME-262 va a meraviglia. Le prime evoluzioni sono eccellenti. Galland è molto soddisfatto, ma la sua soddisfazione cede il passo dopo pochi minuti alla preoccupazione, perché la rottura accidentale di un compressore fa scendere, anzi fa precipitare la pressione in uno dei motori. Non a caso Galland è definito un asso dell'aviazione. Infatti con grande maestria e utilizzando un solo motore riesce a operare un atterraggio d'emergenza, anche se finisce fuori pista e lui se la cava tutto sommato senza graffi ma con un bello spavento. Quel volo potrebbe essere la fine del progetto. Chi è che si azzarderebbe a mettere il proprio sedere sul seggiolino di un aereo velocissimo ma col motore fragile? Ma è lo stesso Galland a chiedere ai progettisti di insistere, perché quella macchina ha del potenziale, bisogna solo limare qualche difetto. Come sempre accade quando si prova qualcosa di nuovo. Passa esattamente un anno, siamo nel luglio del 1943 e Adolf Galland torna ai comandi di un Messerschmitt 262. Nel frattempo non è rimasto con le mani in mano, questo va detto. Pensate che a fine guerra gli verranno attribuite la bellezza di 104 vittorie aeree contro gli alleati. Vi sembra poco? Ecco perché veniva definito un asso. Non solo, Galland è anche una persona dalla spiccata umanità, riconosce quello che era il carattere cavalleresco dei primi aviatori. Non dimentichiamo che l'aviazione, nata con i fratelli Wright a Kitty Hawk, sviluppata da noi italiani in Libia nel 1911 e poi arrivata a essere un'arma determinante sui campi da battaglia, nella Grande Guerra era condotta principalmente da ufficiali di cavalleria che ricordavano appunto i loro vecchi dettami, la loro vecchia scuola. Ecco, Galland, pur giovane, incarna ancora quegli ideali. Volete un esempio? È lui stesso a organizzare un piano incredibile per aiutare un avversario, Douglas Bader, pilota della RAF, che ha una menomazione evidente. È un pilota che ha perso entrambe le gambe, ha bisogno di protesi. Bader è stato abbattuto sulla Germania ed è stato preso prigioniero, ma ha necessità di quelle gambe per poter anche solo deambulare all'interno del campo di prigionia. E quindi cosa fa Adolf Galland? Decide di organizzare in gran segreto, perché qualora fosse scoperto verrebbe accusato di tradimento e impiccato, di organizzare una piccola tregua con gli avversari della Royal Air Force, in modo tale che un bombardiere isolato della RAF possa paracadutare in tutta sicurezza e senza grossi rischi nemmeno per Galland un paio di protesi a favore di Bader. È un episodio questo che racconta moltissimo dello spirito autentico da vero soldato e assolutamente non da arrivista quale era Göring e ancor meno da nazista convinto che era Adolf Galland. Galland aveva uno spirito differente, da grand'uomo, capace di riconoscere il valore dell'avversario e per questo ricambiato dagli altri piloti alleati. Ma torniamo ai collaudi dello Schwalbe, del Messerschmitt ME-262. Quando Galland si risiede ai comandi nel luglio del 43, trova un aereo sostanzialmente perfetto, nessun intoppo, tutto funziona a meraviglia. Quando scende dalla carlinga, il suo primo commento entusiastico rivolto ai tecnici è: mi è sembrato di volare spinto da un angelo. Sì, certo, si tratta pur sempre di uno strumento da guerra concepito per combattere, ma è palpabile l'entusiasmo di un uomo che ha sempre amato volare e che ha appena potuto testare un velivolo rivoluzionario. Quelle parole di Galland e la sua relazione sono il via libera definitivo. La Messerschmitt si aggiudica la commessa e batte la Heinkel
nella loro corsa. Il prototipo della Heinkel, l'HE280, a dirla tutta, era molto simile rispetto allo Schwalbe, ma risultava troppo complesso da costruire e soprattutto la Heinkel ha perso il proprio nome tutelare. 2 anni prima, infatti, il generale Ernst Udet, uno specialista dell'attacco al suolo e sponsor della stessa Heinkel negli ambiti militari per le commesse, si era suicidato e quella perdita era stata fatale per le strategie commerciali dell'azienda aeronautica di Rostock. Occorre comunque ancora del tempo per vedere il Messerschmitt, ribattezzato appunto Schwalbe, rondine dallo stesso Galland, solcare i cieli. Perché? Perché quando si intromette la politica, anche nelle vicende belliche, anche nei duelli aerei da antichi cavalieri, non c'è nulla di buono. Ed è proprio la politica a tarpare le ali a Galland e allo Schwalbe. Quella politica incarnata da Göring, che sobilla Hitler e lo convince a mettere in disparte Galland, troppo appariscente, troppo conosciuto, troppo famoso, e a cambiare il ruolo dello Schwalbe, che viene modificato per il bombardamento al suolo. D'altronde il famosissimo Stuka, che ha dominato l'immaginario collettivo di tanta gente che ha solcato con successo i cieli di Polonia e di Francia nei primi mesi di guerra, è ormai diventato obsoleto, troppo lento, poco manovrabile, non piace quasi più a nessuno. Solo l'asso del bombardamento ravvicinato Rudel lo ama ancora. D'altronde con lo Stuka è riuscito addirittura ad affondare una corazzata sovietica. Ma la decisione non solo di mettere in disparte Galland, ma anche di convertire lo Schwalbe a un ruolo atipico è un errore tattico. Un errore che viene corretto solamente nell'estate del 1944, quando finalmente lo Schwalbe viene allestito per la caccia e per l'intercettazione. E da quel momento, seppur in numeri esigui, perché d'altronde l'industria tedesca comincia a fare i conti con la mancanza di materie prime, difficoltà di approvvigionamento e soprattutto con i bombardamenti alleati che rallentano la produzione. Nonostante tutto questo, gli Schwalbe che riescono a volare iniziano a mietere vittime nei cieli. Come detto, i numeri esigui di produzione e di fornitura impediscono a questo jet di regalare la vittoria aerea alla Germania. Ciò nonostante, lo Schwalbe fornisce nuove speranze ai piloti tedeschi che evitano di essere abbattuti grazie alle doti di manovrabilità e velocità del velivolo, compensando così i cronici problemi di affidabilità dei propulsori e del carrello d'atterraggio e la delicatezza dell'armamento che a volte si inceppa sul più bello. Lo Schwalbe è così potente e così avveniristico che non solo spinge gli alleati, a cominciare dagli inglesi, a realizzare in fretta delle controparti a propulsione. Gli stessi tedeschi, soprattutto gli irriducibili, quelli che sono convinti di poter continuare la guerra all'infinito rinchiudendosi nell'Alpenfestung, la fortezza sulle Alpi, cominciano a pensare di attrezzare questa Alpenfestung, soprattutto il ridotto del Tirolo orientale, con delle fabbriche e una galleria del vento per sviluppare ulteriormente lo Schwalbe, destinato a essere la protezione aerea di questa fortezza sulle Dolomiti. Ovviamente sono piani che non vedranno la luce, che non saranno mai attuati. Adolf Galland conclude la guerra al comando proprio di uno squadrone da caccia di Schwalbe, con cui registra 7 aeroplani americani abbattuti personalmente. Sono le ultime delle sue 104 vittorie. Ferito in volo, rifiuta di consegnare i suoi aerei agli americani, ma si arrende assieme ai suoi uomini agli inglesi, riuscendo anche a evitare i plotoni di esecuzione delle SS che nelle ultime settimane di guerra fucilano o impiccano molto volentieri tutti quelli che vengono ritenuti traditori o disertori. I britannici si ricordano di lui, si ricordano dell'aiuto dato a Bader e ad altri loro compatrioti, e una volta che lo hanno nelle loro mani, decidono di interrogare Galland almeno 2 volte sull'organizzazione bellica della Luftwaffe e sulla tecnica di volo dei jet. Adolf Galland torna in libertà nella primavera del 1947. Al suo attivo ha una carriera fulgida iniziata durante la guerra civile spagnola e conclusa con la seconda guerra mondiale. Rilasciato definitivamente, a guerra finita si sposerà con Sylvia von Donov, da quale tuttavia successivamente si separerà. Pubblicherà la sua autobiografia. I primi e gli ultimi la intitola Die Ersten und die Letzten, un autentico bestseller che venne venduto in oltre 2 milioni di copie. Morirà nel 1996, ricordato come un autentico cavaliere dell'aria, e a lui si ispirerà il grande Leiji Matsumoto,
il padre di Capitan Harlock, per tratteggiare i contorni di Phantom Harlock II, il pirata dell'aria che combatte controvoglia a favore della Germania nazista nel secondo conflitto mondiale. Un personaggio che si vede in quel capolavoro che è il lungometraggio d'animazione Capitan Harlock, l'Arcadia della mia giovinezza, che qualche mese fa è tornato eccezionalmente al cinema. Quanto allo Schwalbe, a quella rondine creata dalla Messerschmitt e collaudata, affinata da Galland, la rondine smette di volare ufficialmente l'8 maggio del 1945, l'ultimo giorno di guerra in Europa, con l'ultima vittoria, un abbattimento di alcuni aerei sovietici sopra le montagne della Boemia. Qualche esemplare di Schwalbe sopravvive al conflitto e questi esemplari saranno catturati da inglesi e americani per prove comparative con il Gloucester Meteor, il primo caccia a reazione britannico, e con altri velivoli. Ma non è ancora finita. Infatti il Messerschmitt ME-262 ha ancora una appendice operativa subito dopo la guerra, quando la Cecoslovacchia rinasce dalle proprie ceneri. Lì l'industria locale, la Avia, crea una replica molto fedele dello Schwalbe, con le proprie sigle, sia in versione mono che biposto soprattutto per l'addestramento. È un'avventura che dura ancora poco, si conclude nel 1951, quando in Cecoslovacchia arrivano i nuovi jet di produzione sovietica. È un passaggio di testimone dal vecchio progenitore ai figli di un'era dominata dalla propulsione a reazione. Gli ultimissimi Schwalbe, ormai dismessi dall'aviazione della Cecoslovacchia, ironia della sorte, prenderanno una strada inusitata. Verranno spediti a inizio anni 50 in Medio Oriente, allo Stato di Israele, che ha la necessità di riarmare le proprie forze dopo la guerra di indipendenza del 48. Le ultime rondini, non più tedesche, ma cecoslovacche, ridipinte con i colori mimetici del deserto, voleranno sui cieli di Israele per qualche anno, fino all'arrivo dei nuovi aerei americani. Termina così il volo della rondine, il primo aereo ad aver cambiato i volti e gli esiti delle battaglie nei cieli. L'aereo che ha inaugurato la nuova epoca, anche grazie a un cavaliere dell'aria, Adolf Galland, che a dispetto dell'uniforme indossata e dei colori difesi, era tutto fuorché un nazista, ma era un autentico gentiluomo, capace di essere rispettato dai suoi uomini e dagli avversari, e temuto soltanto da quei pochi vigliacchi come Göring, che dietro le uniformi e la pomposità di alcuni titoli nascondevano solo una profonda invidia per chi davvero sapeva rispettare le regole della guerra nei cieli. Questo video, come molti altri del nostro canale, vi è offerto dai nostri preziosi partner di NordVPN, che hanno studiato una nuova interessantissima offerta rivolta proprio a tutti i nostri follower. In esclusiva, nelle prossime settimane, chi acquista un piano biennale tramite il link che trovate in descrizione al video potrà ottenere due vantaggi esclusivi. Innanzitutto un maxi sconto extra di abbonamento per se stesso e poi un coupon valido 6 mesi per 6 mesi gratis di NordVPN che potrete regalare a chiunque vogliate, che sia la vostra fidanzata, il vostro marito, il vostro migliore amico, un conoscente, chi volete, solo per condividere la gioia di un dono, il dono della sicurezza, che è un aspetto molto importante anche nella professione di noi giornalisti. Quindi non perdete questa opportunità.